Come sappiamo bene, di clown ce ne sono di diversi tipi, per come viene rappresentato, per come viene vissuto davanti al pubblico. Ma è importante capire bene la differenza tra questi personaggi. Nella tradizione circense ci si possono identificare due figure di clown, il bianco e l'Augusto. L'effetto comico di una rappresentazione clownesca, che ha dato nome alla clownerie teatrale, è generato dal contrasto di queste figure, il bianco autoritario, severo e preciso, e l'Augusto pasticcione e stralunato. Il primo che affronteremo sarà l'Augusto. Innanzitutto bisogna dire che per fare l'Augusto bisogna avere il senso della farsa. Sì, perché l'Augusto ha il senso comico e conosce bene le formule comiche, che gli danno la possibilità di poter agire e reagire anche a volte improvvisando. L'Augusto è maldestro, capisce le cose al contrario, la grammatica è un'opinione e tutto quello che trova davanti a sé è una nuova possibilità. Da un oggetto a una parola nuova tutto è scoperta e tutto è nuovo. La novità lo eccita e lo coinvolge. La novità gli permette di traslare e capire a suo modo cosa ha nelle mani o domandandosi cosa sia, ma non cosa serve. È una bella differenza. L'Augusto, tradotto dal tedesco, significa stupido, perché davvero l'Augusto è uno sciocco. Nell'arco degli anni la sua immagine si è trasformata da un personaggio con il costume e il trucco esagerato ad uno più grottesco, con i pantaloni larghi e il naso rosso. L'Augusto è un pagliaccio che sembra sbagliare sempre e la semplicità, la stupidità, il fascino, l'ingenuità lo rendono un personaggio simpatico. È esagerato, assurdo e soprattutto imprevedibile. Ogni azione, anche la più semplice, la trova difficile. È conosciuto ai più dopo l'interpretazione di Chaplin in Charlot o di Kelly, che è diventato popolare durante il periodo della Depressione, quando molti vagabondi e barboni giravano negli Stati Uniti. E questo clown appartiene alla categoria dei clown personaggio. Se vuoi sviluppare il clown personaggio, devi osservare le persone insolite che ti stanno intorno. I suoi vestiti rispecchiano i vagabondi, dunque deve essere trasandato, con colori tristi e spesso poco evidenti. Il beige, il panna, il marrone sono i suoi colori. Il Trump è molto spesso un clown triste, che usa la poesia per poter comunicare le sue emozioni, che sa parlare da dentro e comunicarlo senza parole. I suoi gesti sono leggeri e piccoli e assomiglia ad un bambino abbandonato che soffre dentro di sé. È personalmente un bellissimo personaggio. Il clown bianco è sofisticato, aggraziato, sagace e aristocratico. La sua immagine proietta questo pagliaccio è come quello di un fumetto, qualcosa di un altro mondo, nel mondo della fantasia. Lui è serio, distinto, razionale, il viso bianco rappresenta l'autorità e spesso il personaggio è piuttosto rigido, in genere come dimostrano le sue azioni. Questo clown è colto, affascinante e sa come muoversi nella mondanità. Il rapporto e i continui scontri tra i due crea quell'attrito fondamentale nella costruzione comica con l'Augusto. Sicuramente il clown bianco crea la possibilità di inventare un sacco di gag. Certamente sta poi nel bilanciare le situazioni, che permette al compromesso di diventare divertente. Come vedi, tutti i clown di oggi possono rientrare dentro a queste categorie, ma ti ricordo che anche un buon comico che ha studiato sa bene che attingere da questi personaggi può far diventare le situazioni comiche sicuramente più incisive. Certo, poi bisogna costruire la gag, bisogna conoscere le formule comiche, ma sappiamo bene che tu hai molta predisposizione se sei arrivato fino a qui.